Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi voglio fare questo video che ho comprato una tasera, è la stessa come quella là che potete trovare il video sul mio canale. Ho comprato una tasera uguale come questa qua, sempre su Amazon. Però io vi consiglio di andare in questo sito, io non ci ho fatto caso ovviamente, di andare in questo sito, questo qua www.bgsl.eu, è un rivenditore irlandese, diciamo dell'Irlanda, che insomma vende diverse cose e ovviamente si appoggia a Amazon. Però io ho cercato questo sito e ve lo potete acquistare anche là, 299 euro e più 10 euro di spedizione che io ho pagato su Amazon. Però mi sembra che qua direttamente, se la ordinate in questo sito, non pagate la spedizione. Poi ci sono anche un'altra sera con la porta come questa qua, costa se ovviamente di più. Ovviamente vendono anche dei ricambi della plastica per questa sera, mi sembra che 120 euro. Insomma, guardate questo sito e troverete diverse cose su questa casa. Io l'ho comprata tramite Amazon. Va bene, detto questo, questa è la serie, mi è arrivata di una settimana. La prima, che era quella là, mi è arrivata, ovviamente tutto il scatolo era aperto, c'era qualche cosa, mancava il kit di montaggio. Ho contattato il venditore, insomma me l'ha mandato subito, si è scusato. Ovviamente gli scali che fanno quando tutte le scatole dove ovviamente le caricano sugli aerei, perciò le buttano come capita le persone, quelle che lavorano, no? Va bene, detto questo, questa è la sera. Qua c'è tutta la confezione, la plastica che è arrivata bella pulita. Questo il foglio, tutti gli archi, il foglio di montaggio, tutti i numeri. Già io l'ho montata, perciò bene o male già so come si monta. Ovviamente si deve montare prima tutta la base, tenendo tutta la base di sotto al tonno con i bulloni. Step 1, poi c'è step 2, i mezzi archi, poi c'è il 3 e poi c'è il 4 e il 5 mettere la plastica. Insomma è una sera buona e ha 7 archi più robusta degli altri. Poi c'è anche un'altra sbarra sempre di lato. Insomma è una sera, io non è che sto facendo pubblicità, a me non mi soldi non me ne stanno entrando, però sto dicendo che è una sera molto buona, rinforzata. Questa, per comprarla un'altra, come queste già tutte confezionate, quelle mi sono arrivate erano tutte aperte, perciò l'ho dovuto cercare qual era il numero 3, 2, non si può sbagliare. Questi qua tutto, ci sono quelle là che vengono ad angolo. Qua c'è la busta di confezione, bulloni, insomma tutte le attrezzature che ci vuole ora per montarlo. E poi quando sarà il momento farò anche, ci metto anche una plastica di questa qua, guardate, ve le faccio vedere per tenere la sera, che ho fatto anche il video, potete trovare sempre il video sul mio canale. Una plastica per proteggere, diciamo, la plastica di sotto, che in estate io a posto di toglierla la volevo togliere, però ho comprato un telo e l'ho coperta. E poi ora l'ho tolto ovviamente di più in estate, perciò un telo oscurante, perché che il sole, diciamo, non corrode la plastica. E questa qua la devo comprare, questa qua è 6 metri, l'ho comprata per tenere così, tiene la sera così, vedete i ganci di ferro qua, questi qua. Insomma, potete trovare i video sul mio canale che spiego tante cose, e questa qua la sto facendo la stessa e la vado a montare qua in questo spazio, guardate qua. Ora io farò una serie, diciamo
una serie di foto, diciamo, e insomma farò un time lapse che poi farò i video. Perciò ora io piano piano la monto, perciò mano a mano ogni tanto di secondi faccio scattare una foto che poi monto, diciamo, e faccio un video in time lapse. Va bene, detto questo, questa è la sera, ora io la monto piano piano. Questo è il sito, se la volete cercare. Nel primo video ho messo il sito, diciamo, dove l'ho comprata su Amazon. Già direttamente ci cliccate, però io vi consiglio, se la dovete comprare, andate in questo sito, questo qua, come vi ho fatto vedere poco fa, e sicuramente qua 10 euro di spedizione non la pagate, perché la comprate direttamente del proprietario, diciamo, non si appoggia, diciamo, a Amazon. Insomma, questo rivenditore vende diverse cose, va, però io non ci ho fatto caso, ripeto, quando ho comprato la prima serra, e non ci ho fatto caso in questo sito, se no questa qua la compravo in questo sito, non su Amazon. Va bene, detto questo, però non lo so se si deve pagare la spedizione. Io sulla ricerca gli ho messo Sicilia, i codici di avviamento postale, però non mi ha dato nessuna cifra di spedizione, solo 299 euro. Va bene, detto questo, ora io monterò questa sera e poi farò un video in time lapse. Spero che poi vi piace, e poi alla fine, quando sarà il momento, faccio vedere, diciamo, tutta la sera già montata. Però purtroppo ci vuole un po' di tempo per montarlo, sono solo, perciò più di 2 ore penso che se ne va. Poi diciamo la metto un po' a livello, diciamo, perché qua è un pochettino di discesa. Questo che l'ho comprato, come dicevo, l'ho comprata questa sera soprattutto per metterci, insomma, non picotte vacce, per metterci attrezzi da lavoro, di giardino, la motozappa che prima era di là, insomma, per portarla qua. Non cammina tanto bene, e ora poi la metto dentro, e questa qua la faccio anche come le semine anticipate, diciamo. Quella ci coltivo, che c'è un tavolo, poi lo prendo e lo porto qua, che mi serve per fare le semine, queste qua anticipate, diciamo, primaverili. Insomma, l'ho comprato per metterci tutta l'attrezzatura, vasi, cose che ho sparsi qua nella casa, nel terreno, e le metto tutti qui dentro. Va bene, detto questo, ora vi farò vedere poi tutto questo, diciamo, questo video in time lapse, e poi ci rivedremo quando sarà un momento che sarà montato. Ho una rabbia, voi non ci potete credere. Come ho detto nel video, dovevo fare io un video, tante foto, diciamo, che poi creavo un video in time lapse. Purtroppo la fotocamera non mi ha funzionato e mi sono dimenticato a premere il pulsante che ho qua io c'ho qua io questa qua è una fototrappola, è una fototrappola, e non faccio pubblicità, ho coperto come la macca, diciamo, e insomma è una fototrappola che io faccio dei time lapse in diversi video. Va bene, mi sono purtroppo dimenticato a premere il pulsante e niente. Va bene, come dicevo, pazienza, insomma si vedeva tutto quando io montavo la serra. Poi una volta che noi montiamo le prime barre, diciamo, poi sono tutte uguali, perciò poi viene, come si dice, mangiando il montaggio. Di più questo qua all'inizio, la base, il numero, perché ci sono un numero, per esempio 4, 4, 5, 5, 5, 8, e poi sono tutti uguali. L'importante è la base. E niente, come dicevo, purtroppo dovevo fare questo video e non l'ho fatto. Dopo ci sono stato, erano quasi le 10, sono le 12:10, perciò sono passate 2 ore abbondanti. Come potete vedere, piano piano, ovviamente, io l'ho montata. Ora io non credevo che si buttava quasi qui vicino, perciò ora devo spostare queste cose e poi metterò la plastica, e
poi farò diciamo un socco tutto attorno alla struttura, che poi diciamo sotterro la plastica che poi ora metterò. Un consiglio che vi voglio dare anche ora, io come ho detto del primo video della sera, state vedendo questi qua sono i bulloni. Ora io qua poi faccio delle strisce di stoffa e le lego così. Io faccio il nodo di qua in modo che la plastica non strofina qua, perché strofinando oggi, strofinando domani si fa il buco, perché essendo che c'è la stoffa così, la plastica appoggia sopra la stoffa, che poi io farò vedere quando metterò la plastica, diciamo, perché ora per ora già è quasi mezzogiorno, per ora non faccio niente più, perché devo spostare qua tutte queste cose e poi là gli do diciamo una livellata, diciamo, con il livello, per dare diciamo approssimativa, va, una livellata approssimativa, perché là è un pochettino alzato, casomai scavo un pochettino, quello lo alzo, ci metto qualche mattoncino di sotto, vediamo. Ora gli do una livellata di tutta la struttura, come dicevo, perché il terreno è un pochettino a scendere, ma non mi interessa, perché ripeto, questa sera l'ho fatta per metterci del materiale, diciamo, che ho qua io, come foccone, la pala, la zappa, la motozappa, che mi viene qua più facile a uscire e lavorare il terreno. E niente, poi la prendo anche come deposito per fare le semine anticipate, insomma, per questo. Quella là che c'è là ci coltivo. Va bene, ora per ora state vedendo così. Ora farò questi lavori e poi concludo il video. Ci vediamo quando finisco di questi lavori. Sono le 5:30, da stamattina verso le 10, le 10:15, non mi ricordo che ora era, ho cominciato a lavorare, a montare la struttura, poi ho preso un pochettino di pausa per mangiare e ora, fino ad ora, ho fatto alle 5:30, ho terminato di fissare, diciamo, con dei tondini da 10, da 8, quello che qua avevo qui disponibili. Li ho messi all'incirca 45 cm di profondità, li ho legati, che poi quando sarà il momento metto la plastica, quello che tiene, e poi la plastica che li metto di sopra, come quella là, metto dei pezzi, metto dei tondini di ferro che poi legherò, e questa qua tiene, perché quelle che danno alla casa è questa qua, guardate, sono troppo piccoli. State vedendo, questi qua dalla casa, metti qua così e li metti in profondità, ma questi non tengono niente. E poi questo qua, i lacci questi qua sono quelli per tenere, ogni angolo c'ha un lucchetto di plastica, perciò lo deve legare da questo, non si strappa. Va, poi vi spiego un po' meglio quando sarà domani, e metterò, diciamo, la plastica, la copertura della sera. L'indomani, oggi siamo l'11 di ottobre del 2023. Ieri ho finito di montare, come avete visto nel video, la struttura della sera, e ora farò un socco, diciamo, in tutta la struttura, che poi andrò a interrare la plastica, diciamo, la copertura della plastica. Ieri mi sono dimenticato a dirvi, come state vedendo, che ho messo questi qua per coprire, diciamo, la testa del bullone, perché se voi queste non le mettete, strofino oggi, strofino domani, e si fa ovviamente il buco della plastica. Però per evitare questo qua, che vi dura di più, mettete un pochettino di carta, solo un po' solo di stoffa. Io l'ho fatta tutta qua, qui sotto non c'è di bisogno, perché viene interrata dove appoggia, diciamo, la plastica. State vedendo, ho messo 6 feri nel terreno, li ho legati. La struttura, come potete vedere, è più stabile, diciamo, la sera, diciamo, è una struttura buona, non è che è tanta leggera, diciamo, insomma, per me è buona. Quest'ora non la prendevo una seconda sera la stessa come quella là, questa è uguale. Va bene, ora faccio un socco attorno e poi nel frattempo
esce un po' il sole, che vi consiglio sempre di mettere un po' a sole, diciamo, la plastica, per in modo che si ammobilisce, perché ora come ora è un po' rigida, perché appena si ammobilisce bene viene meglio anche a stenderla. Va bene, ora io nel frattempo poi ora mi faccio perdonare. Il problema che c'è stato ieri, che mi sono dimenticato a premere il bottone per fare, diciamo, delle foto, che poi fare come l'ho montata, dovevo fare un time lapse e purtroppo mi sono dimenticato. E oggi voglio fare perdonare che dietro le mie spalle c'è la fotocamera, è programmata ogni 50 secondi, e mi faccio questo un pochettino di video, e poi quando metto la plastica e diciamo finisco di montare tutta la sera e poi concludo il video. La copertura della sera l'ho montata, state vedendo, è facile facile, ovviamente è una persona sola, però viene un pochettino difficoltoso, però ci sono riuscito, come avete visto nel video. E l'unica cosa che mi ha stupito questa volta, quando che ho comprato questa sera, la stessa come questa qua, che c'ha la doppia porta, guardate, una qua e una di là, ora ve lo faccio vedere, neanche me l'aspettavo. Però questa qua a me non mi interessa, perché io la devo lasciare chiusa, perché qua quando piove l'acqua arriva qua, perché se io la lascio aperta ovviamente può darsi che entra acqua dentro. Per questo motivo l'apertura la voglio fare di là, a quest'ora la facevo di qua, non lo so, poi può darsi in futuro farò qualche deviazione per l'acqua, perché qua quando piove là c'è il tubo, perché quando scende tutta qua l'acqua e se ne va tutta qua, perciò dovrei fare una deviazione che poi la scarico lì nel terreno. Va bene, detto questo, il terreno già l'ho montata, come avete visto già, vi voglio fare vedere come ora io la andrò a sotterrare la plastica, in modo che si tiene, non la facciamo un po' rigida, diciamo, non la stendiamo troppo, perché un pochettino, diciamo, larga deve stare, così è meglio che uno la può spostare, anche soprattutto per le cerniere. Quando andiamo a interrare queste le dobbiamo chiudere, non aperte, perché se no così almeno abbiamo lo spazio quando andiamo a chiudere, che non è troppo diciamo, che non è troppo fitta, diciamo, la cerniera per scendere, invece così, essendo che è chiusa, quando andiamo a mettere la terra a fermarla c'è lo spazio giusto per scendere e alzarsi la cerniera. Questi sono i ganci che vi ho detto, sono cose di plastica, questo è un po' di coda per tenere così, ma questo non le fate qua, perché si rompe, qua si strappa, perciò poi quando sarà il momento io compro un po' di plastica come quella là e la lego degli angoli, già la tiene stabile, diciamo, e anche magari anche per, diciamo, per salvaguardare un po' da sole la plastica, così dura un pochettino di più. Ovviamente in estate io ho comprato un telo, poi la copro con un telo, perciò si salva un pochettino, e anche a smontarla ci devo lavorarci, diciamo. Va bene, come ho detto questo, state vedendo qua c'è una seconda sceniera, invece là non c'è, state vedendo là, vi avvicino, state vedendo qua non c'è, la porta è solo di là, perciò mi ha stupito che c'è una doppia entrata. Se era di qua, invece questa qua mi serviva, faceva l'entrata sia di qua che di là. Purtroppo di qua c'è il motivo per l'acqua, come vi ho spiegato poco fa. Va bene, detto questo, la già è montata. Questa qua è quella là che tiene la cerniera, che tiene quando alziamo la plastica per la porta, è tutta interrata.
Queste sono le finestre, ci sono 6 finestre, la struttura è un po' rinforzata, insomma è una buona struttura. Ora andrò a mettere la terra piano piano senza che andrò, diciamo, a tirare la plastica. Vedendo, mi sposto un pochettino. Vedendo, qua c'è un'altra cerniera, vedendo, questa è una doppia porta. Ora alzo un pochettino questa qua così vi faccio vedere di dentro, se ce la faccio ad alzarlo con una mano. Andiamo di dentro, vi faccio vedere. Vedendo, 18 metri quadrati di terreno coperto. Ora qua voglio io di metterci cose, perché ho un sacco di cose fuori. Io ripeto, soprattutto l'ho presa per mettere la motozappa, gli attrezzi di lavoro, per non lasciarli fuori, perché non ho dove metterli. Così ora prendo tutti i vasi, ovviamente qua ci metto un bel tavolo, che poi io farò le semine, le anticipate, già da febbraio, tipo pomodori, insomma quelle che poi vengono semine trapiantate primaverili, ortaggi primaverili, ortaggi estivi, diciamo, primaverili estivi. Vabbè, e ovviamente poi farò, poi una volta che ho qua la copertura, farò qualche video, se si può fare, dentro la serra, vediamo. Va bene, state vedendo, c'è una botta e 2 botte, neanche me lo aspettavo che c'era una seconda botta. Io mi sembrava perché ho sbagliato, poi ho visto là che c'era anche la cinghiera. Niente, significa che il rivenditore ora la fa con 2 botte, meglio ancora, no? Ripeto, quella la lascio chiusa per ora, ma poi quando sarà può darsi che io la apro. Vedete questa qua, ovviamente questa qua non viene interrata perché si deve aprire. Vedendo, io ho fatto il socco ugualmente, in modo che poi quando sarà che la chiudo la lascio un pochettino sottoterra, che poi ci metto un legno di sera. Quando la chiudo ci metto un legno per il vento, in modo che il vento non la alza, che qua quando c'è un pochettino di vento si sente, va. Però la sera quella è durata, come ho detto, tutte le fasce che ci ho messo, in modo che si protegge, diciamo, la plastica dalla testa del bullone. Mi raccomando, quando fate queste cose i bulloni vengono a parte di dentro, non di fuori, se no si buca la cosa, la plastica. La struttura l'ho messa a livello, perché a livello, diciamo quasi a livello, perché il terreno è di discesa. Ora io andrò a legare queste cose qua di plastica, tanto per tenerle così. Sono cose di plastica, ci sono 1, 2, 3, 4 e 4 là già le ho legate. Guardate che bella, è una casa, diciamo. Va bene, ora io intero e mi raccomando, il consiglio che vi do, mettetela un po' a sole, la plastica. Io l'ho lasciato un pochettino perché ho staccato, l'ho lasciato un'oretta, perché in modo che siamo obiettivi. State vedendo, io l'ho stesa facile, purtroppo ci avrò 2 persone, però piano piano l'ho messa, non è tanto difficile. E niente, ora la vado a sigillare tutto attorno e poi concludo il video, faccio vedere tutto il lavoro finito. Una volta interrata la plastica, la copertura, le alette, diciamo, della copertura, state vedendo, ora per ora io l'ho pressato un pochettino ora con i piedi, ora per ora la lascio stare così, in modo che ora con il sole, diciamo, si stende meglio, e poi la sera ovviamente diventa un pochettino più rigida e si assesta un pochettino, e poi andrò a coprire definitivamente. La lasciamo, diciamo, un pochettino lenta, va? Non la tiriamo molto, diciamo, la plastica, però la lasciamo così. Qua l'ho aperta in modo che esce un pochettino di calore, perché già dentro fa caldo. Ho aperto anche 2 finestre, una di qua e una di là. Ora vi faccio vedere, è stata tutta interrata. Ora la faccio assestare, poi domani comincio a mettere il materiale. Qua, questa per ora, come dicevo, la lascio chiusa la porta, perché neanche mi aspettavo che c'era una seconda porta. Poi se ora le fanno con doppie porte, diciamo. Faccio vedere qua,
stai vedendo? Questi sono quelli per tenere la porta, questi sono i ganci, quello per tenere un po' di coda che danno in detuazione, ma qua non ci dovete attaccare niente. Poi io quando sarà il momento compro la plastica e la faccio lo stesso come quella là, poi dagli angoli 1 2 3 4 e poi metterò anche una a centro e così tiene stabile, diciamo, la sera, e si può buttare qualsiasi vento che resta così. Questo ve lo dico io perché quest'inverno c'è stato un vento forte, non lo so se erano, mi sembra 40 30 38 km orari il vento, insomma c'è stato un pochettino di vento, però la sera è stata stabile. E anche perché la plastica, diciamo, per salvaguardare un po' la plastica che c'è di sopra, in modo che il sole non la corrode. Invece quella la cambiamo quando sarà il momento, fra 2 o 3 anni, poi la compriamo e ce la mettiamo, però questa qua si conserva. Meglio spendere 20 euro di quella, ma non spendere 120 euro, perché una copertura di questa del sito, come avete visto nel video precedente, costa 120 euro. La fanno anche con la porta, ho visto anche nel sito, io non ci ho fatto caso, che ho guardato solo su Amazon, non ci ho fatto caso, diciamo, la prima volta quando mi è arrivato diciamo, il cartone, sia che era arrivato tutto aperto, però mancavano le confezioni e il rivenditore, insomma, me li ha spediti senza problemi, si è scusato senza problemi, e questo è un buon rivenditore. E come dicevo, la sera è una buona sera, vi garantisco io, a quest'ora non neanche la compravo. Ci sono anche di meno, ma non lo so fino a che punto la differenza si nota, però sto vedendo che questa qua ha una struttura buona, la stessa come quella, la copertura sta resistendo già, mi sembra che ha 2 anni, 1 anno e mezzo, non lo ricordo, sta resistendo, insomma, ma non mi ha dato problemi. Ovviamente questi sono lavori che io ho fatto extra, questi li ho fatti io, lavori per tenere per salvaguardare sia la plastica e il telo di copertura della sera, e sia per tenere stabile, diciamo, dal vento, che è meglio di legare le cose qua, perché qua che fa questo si strappa subito perché c'è un pochettino di vento e poi si fa il buco, perché non la tocchiamo, facciamoci le cose di dentro come vi ho detto io, perché la testa del bullone non ha contatto con la plastica, e questo si fa oggi domani che si fa il buco. Va bene, vedendo qua si è inventerato, ora lei si stende con il caldo e il freddo, si stende bene, poi copro meglio. Vedendo, qua l'ho fatto così perché questo qua non si deve interrare, però io ho fatto questo, diciamo, questo piccolo tocco, in modo che quando la chiudo ci metto un legno. Qua ci ho messo un legno di rinforzo, oggi umani che devo uscire la motozappa non si abbassa la struttura. Una tavola, vediamo, per la motozappa. Prendo questa. Ripeto, la struttura è buona, è una buona struttura, rinforzata bene. Il bullone, il rivenditore ha dato tutte le chiavi, sia esagonale sia il numero 10, il bullone 10, 3 ottavi, diciamo, ha dato uno in più di questo qua, bullone e vite è uno in più, perciò non ha mancato niente, non manca niente delle confezioni, tutto a posto. La sera è tutta, la plastica è tutta intera, senza tagliata, la struttura mi è arrivata questa volta tutta, diciamo, intera, senza piegature, perché ripeto, la prima che mi è arrivata, quando fanno i scali le buttano come capita, no? Perciò sono usciti sicuramente il sacchetto con i bulloni, cose non c'erano, e poi il rivenditore me li ha spediti, insomma mi è arrivato un pochettino piegato e poi piano piano io l'ho messo a posto, ma niente di preoccupante. E questa volta invece sono stato contento che mi è arrivata integra, il cartone pulito, senza aperto, senza niente, tutte le confezioni. L'unica cosa che mi aspettavo è una doppia porta, neanche me l'aspettavo che c'aveva una doppia porta.
Va bene, io non voglio più prolungare il video, vi garantisco, se vi volete comprare una sera andate in quel sito e la potete comprare anche in quel sito, non su Amazon, e può darsi che 10 euro di spedizione non li pagate. Io con Amazon ho pagato 10 euro di spedizione, però non ricordo se con la prima ho pagato 10 euro, non lo so. Ripeto, se io lo vedevo prima mi compravo quello con la porta, cosa di un pochettino di più, mi sembra 300 qualche cosa, e c'è la porta che si apre, e sicuramente sarà anche migliore di questa qua. Mi sembra che è la stessa, 6 metri per 3. Insomma, andate nel sito, potete comprare, perché questo rivenditore mi sembra che è irlandese, diciamo. Ho spiegato un pochettino dei consigli, mettere questi per salvaguardare, che si può forare, diciamo, con la testa di bullone si può forare la plastica, di metterla un pochettino a sole prima che andiamo a mettere, così siamo impedisce, la possiamo stendere da sole, come avete visto nel video, in time lapse, insomma, che l'ho fatta sola. E mi dispiace per ieri quando ho cominciato a montarla, perché mi sono dimenticato, ripeto, di premere i bottoni, e perciò non è venuto, mi è venuta una rabbia bestiale. E ad ogni modo, mi sono fatto perdonare ora con questo piccolo, diciamo, video in time lapse, che ho messo, diciamo, la copertura e ho fatto i solchi attorno alla struttura e tutto a posto. Va bene, allora io concludo il video. Tutti i miei consigli, come vi sto dicendo, se le volete prendere, ho anche un altro video che ho caricato su YouTube, come tenere, insomma, do anche le stesse cose, diciamo, consigli. Se volete vedere il video della sera sul mio canale, lo potete trovare sul mio canale. Detto questo, io vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace, mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi, così quando vado con video sarete aggiornati. E che dire, una buona giornata da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao.